Occhio di lince, ciao, eccomi qui. Sono Edo Thomas, insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Oggi il tema della lezione è la respirazione. Andiamo alla lezione. Allora, prendiamo esattamente come esempio una pratica di yoga che ho bisogno di muovermi in torsione o semplicemente muovere la testa in alto, in basso o piegare lateralmente il collo. Allora, tante volte quello che succede è che mi sveglio e ho un torcicollo o un dolore al collo che non riesco a capire esattamente il per quale motivo ho questo dolore. Magari dico, sì, è stato il cuscino, sì, è stato il materasso, sì, ho fatto un movimento che è sbagliato ieri. Quindi ci sono diverse cause del problema al collo. Perché se io ho un torcicollo, sarà difficile che io magari riesca a muovermi il collo in quel momento. Quindi prendiamo il respiro, quindi la respirazione, il sistema respiratorio che è quello sistema di una piramide considerata una piramide della gerarchia nervosa è il primo, per cui il primo sistema è il sistema metabolico, per cui il sistema respiratorio è il più importante per quanto riguarda a questa piramide gerarchica nervosa. Allora, quindi andiamo a fare un esercizio di respirazione. La verità, oggi lo faremo 2 esercizi di respirazione per migliorare il collo. Sembrerà un po' strano, ovviamente, però facciamo una cosa, non cercherò di spiegarti i dettagli, il perché potrebbe funzionare. Facciamo una cosa, facciamo un test. Allora, giro la testa verso destra e poi giro verso sinistra. Se per caso hai il torcicollo girando a destra, so già che il lato destro per me praticamente non riesco neanche a muovere la testa. Ecco, io in questo momento ho una difficoltà, leggere difficoltà maggiore sul lato destro. Per cui tu che sei a casa, fai questo test, ok? Muove il collo a destra e a sinistra, la testa a destra e a sinistra. Quindi facendo la torsione, la rotazione del collo a destra e a sinistra. Mettiamo che il torcicollo sia a destra, ho la rigidità maggiore a destra e quindi tengo buono questo parametro. Un parametro che va da 1 a 10 come dolore, che ne so, 8 come dolore o una rigidità di molto elevata, quindi 9 come rigidità di mobilità articolare. Tengo questo parametro. Adesso andiamo a fare l'esercizio, per cui l'esercizio durerà pochissimo e poi provo di nuovo a vedere e a verificare come va quel dolore, se il dolore l'ho abbassato, quindi dal grade, cioè del punto 8 si è diminuito a 5, 6 o 4 o 0, oppure ho aumentato la mobilità articolare in quel movimento. Andiamo a fare questo esercizio semplicissimo tappando soltanto una narice, ma prima cerco di mantenermi su una posizione comoda, per cui posso sedermi anche sulla sedia oppure stare in piedi, con i piedi paralleli con le gambe dritte e cercando di rispettare tutte le sue curve fisiologiche della colonna vertebrale, ma di immaginare che ci sia questo filo che mi tira su in alto, quindi una stensione della colonna vertebrale. Ecco, sono qui, tappo il naso per 1 minuto, una narice per 1 minuto.
che ho finito, un minuto, e rifaccio il movimento precedente che era il movimento di torsione al collo a destra, che era quello più rigido. Ok. Non sono andato oltre, però il movimento è più fluido. Se hai migliorato, per cui ho migliorato il dolore o comunque sono andato di più, cerco adesso di fare proprio il ricondizionare quel tipo di modello che avevo prima, che era un dolore o che era un problema di mobilità articolare. Faccio 12 ripetizioni. Bene, allora, se per caso non ti è veramente sbloccato, se non ti è migliorato la mobilità articolare o non è migliorato il grado di dolore, provo anche con l'altra narice, quindi tappo la sinistra e faccio esattamente lo stesso esercizio. Un minuto respirando solo con la narice destra e riprovo di nuovo il mio test, che era questo movimento di rotazione a destra. Migliorato, via, si comincia a praticare. Perché? Perché ho avuto questo miglioramento, ora posso esattamente continuare continuare no, perché devo ancora cominciare. Vado a fare la mia pratica di yoga con questo modello diverso. Ma perché dovrebbe succedere questo? Allora, di solito noi respiriamo con tutte e due narici, magari uno ha un problema sul setto nasale, allora è un'altra cosa, quindi magari preferisco un altro tipo di esercizio. Però di solito mettiamo che io respiro normalmente, ok, tappo una narice, quindi cambio esattamente il mio tipo di respirazione. Obbligo a respirare con una narice, quindi il 50%. Okay? Il mio cervello deve rielaborare tutta una serie di informazioni per cui si adatta a questo nuovo tipo di modello di respirazione e quindi mi dà esattamente un tipo di risposta che può essere un miglioramento al movimento del collo o l'abbassamento del dolore del collo. È più o meno così che funziona. Ovviamente ho cercato di spiegare abbastanza velocemente e abbastanza semplice, però c'è tutto un procedimento che succede esattamente all'interno del tronco encefalico, dell'elaborazione dell'informazione e poi del modello di informazione in efferenza. Quindi mettiamo che sia esattamente così. Adesso ti insegno esattamente un altro esercizio semplicissimo, che invece di tappare una narice o l'altra, blocco completamente il respiro, tappo completamente le due narici e cerco di mantenere il massimo di non respiro, quindi di bloccare completamente la respirazione finché non riesco più. Ecco, questo è esattamente l'obiettivo. Per cui se vuoi fai di nuovo il test col collo, okay? Girando a testa a destra, e adesso blocco la respirazione per il tempo che poi riuscirai a mantenerla. Faccio un bel respiro e tappo. Bene, non ho contato neanche i secondi. Nel momento in cui non riesco più, stop.
quindi è un nuovo modello di sopravvivenza, il mio cervello ha elaborato altre informazioni, adesso faccio di nuovo il mio test. È andato un pezzettino in più, per cui la facilità di muovere va benissimo, ma sono andato, adesso ho guadagnato ancora qualcosina per quanto riguarda la mobilità articolare, per cui devo fare da 12 a 15 ripetizioni. 1, bene, adesso ho il collo che adesso funziona benissimo, sia a destra che a sinistra, e quindi posso andare a iniziare la mia pratica, quindi avrò una possibilità di fare tante altre posizioni che c'è il bisogno del movimento di rotazione del collo senza che abbia esattamente quel pezzettino che leggermente mi bloccava. Ecco, tu fai a casa questi esercizi, ok? Poi dopo iscrivermi qua esattamente i risultati, che così vediamo quale di questi due esercizi ti ha portato più beneficio, oppure sono due forme nella narice destra e nella narice sinistra e poi col naso tappato, e vediamo se il collo in questo esercizio che abbiamo preso come test ti è migliorato, ok? Bene, allora all'inizio della lezione non ho detto niente, mi dimentico adesso sempre, perché se tu mi segui da sempre o mi segui spesso le mie lezioni è perché ti piace. Allora iscriviti al mio canale se non ti sei iscritto ancora, schiaccia la campanella, poi iscrivi esattamente un commento e benissimo, se vuoi condividere con i tuoi amici o con i tuoi parenti meglio ancora, ok? Per oggi la lezione era abbastanza corta, ma era per dare un'idea diversa nel migliorare il movimento del collo senza muovere più di tanto il collo, lavorando su un altro sistema che è il sistema respiratorio. Comunque ti lascio il link qui alla fine di un'altra lezione di respirazione, così puoi andare a vedere esattamente quali sono altri tipi di respirazione che ti potrebbe aiutare nella tua pratica di yoga. Ok? Ci vediamo lungo la strada.